sono Sergio Bollini, sono dal 1997 presidente dell'associazione La Rondine. Noi ci occupiamo di bambini bielorussi provenienti dalle aree contaminate dall'incidente di Chernobyl e che soffrono ancora delle conseguenze di questo. Li aiutiamo offrendo loro soggiorni di risanamento, allontanandoli dai loro territori per circa un mese o poco più, una volta all'anno. I bambini possono venire da noi, soggiornare nelle famiglie che si rendono disponibili e ritornare fino a determinati periodi di età. Le famiglie ospitano questi bambini come se fossero propri figli, nipoti, amici dei figli, li accudiscono, li mantengono, li accompagnano a scuola quando durante il periodo scolastico i bambini hanno l'obbligo di frequenza e trascorrono questo periodo molto serenamente. Durante questo soggiorno i bambini hanno la possibilità di smaltire gran parte o in modo significativo le sostanze nocive che durante la permanenza nel loro ambiente naturale di vita assimilano tramite l'alimentazione. Provenendo dall'estero, dalla Bielorussia, venendo qui da noi, hanno la possibilità tramite l'alimentazione di smaltire questi radionuclidi. È chiaro che il fatto poi di ritornare nello stesso ambiente di provenienza li sottoponga nuovamente alla riassimilazione di queste sostanze, ma testimonianze di studi e statistiche hanno dimostrato che questo riaccumulo è minore quantità che non originariamente, e la possibilità di offrire un soggiorno permette di mantenere una sufficiente copertura per tutto il periodo. Ne traggono grande vantaggio questi bambini in termini di salute e soprattutto di speranza di non ammalarsi di patologie particolarmente gravi quali tumori, leucemie, deficienze del sistema immunitario e quant'altro. I bambini sono invitati normalmente in età molto piccola, possono venire fin dall'età di 7 anni e noi permettiamo il rinvito fino all'età di 14 anni, compatibilmente con limiti imposti dal governo bielorusso a secondo del periodo che sia estivo o non estivo. Le famiglie sono parecchie centinaia, siamo arrivati ad ospitare fino a 500 bambini all'anno e attualmente siamo attestati intorno a 400. La distanza nel tempo di questo evento, parliamo del 26 aprile 1986, ha ridotto la sensibilità, come era prevedibile, verso questa catastrofe. Trattasi però ancora di catastrofe con conseguenze assolutamente attuali, ma molto particolari. Quello che succede e che può danneggiare gli organismi è purtroppo invisibile, non si può toccare, non si può vedere, ma c'è e danneggia. Danneggia soprattutto gli organismi in fase di crescita e per questo ci occupiamo dei bambini. Fra poco cade una ricorrenza molto importante, quella dei 25 anni dall'evento e malauguratamente la sfortuna ha voluto che quasi contemporaneamente si verificasse da un'altra parte del mondo, in una zona assolutamente differente dalla Bielorussia, paese socio-economicamente molto povero e misero, in una società invece assolutamente super tecnologica ed economicamente molto avanzata. In Giappone infatti in questi giorni tutti sanno e tutti seguono con ansia e apprensione quanto sta avvenendo ai reattori della centrale di Fukushima e gli allarmismi sono gli stessi del lontano 86. Però non si possono fare dei parallelismi fra le due vicende. Fu un disastro causato da errore umano e la differenza più grande è che il contenitore del reattore a Chernobyl fu scoperchiato per via di esplosione, mentre
a Fukushima i contenitori sono rimasti integri. Le fughe di radioattività sono conseguenti alla vaporizzazione del tentativo di raffreddare i noccioli. Comunque, pur di contaminazione si tratta, la nostra immaginazione viene comprensibilmente riportata a quello che successe 25 anni fa, e il timore senz'altro che ci possa essere qualcosa di ripetizione è senz'altro molto allarmante. Nel tempo abbiamo ospitato bambini provenienti da aree differenti, ma soprattutto piccole aree rurali, dove la situazione economica e sociale loro era già precedentemente al disastro di Chernobyl molto difficile. Il Chernobyl, così come gergalmente viene definito questa situazione, ha assolutamente aggravato questi ambiti. La Bielorussia è un paese agricolo e ha dovuto sopportare l'azzeramento dei benefici economici di queste produzioni, perché le esportazioni sono state sospese per l'inquinamento dei propri prodotti. I bambini sono venuti da noi a centinaia, a migliaia, hanno un beneficio in termini di salute, ma hanno anche un beneficio in termini di esperienza, rilevazione di situazioni di vita differenti da riportare poi nei loro contesti familiari e sociali. E noi abbiamo speranza che questi bambini e le loro famiglie traggano il maggior numero di vantaggi da queste esperienze, perché i rapporti interfamiliari sono mantenuti nel tempo e talvolta questo andiamo a confortare portando in visita periodicamente delle famiglie ospitanti italiane alle loro famiglie corrispondenti, dei bambini che ospitano, per verificare l'ambiente, per prendere coscienza dell'ambito familiare dei bambini e per valutare insieme all'associazione eventuali interventi particolari da portare a termine. I bambini vengono però soprattutto per un risanamento sanitario, per eliminare il più possibile dal proprio organismo la concentrazione di radionuclidi che hanno assimilato durante la permanenza nelle loro aree di vita. Ma abbiamo ricadute positivissime anche nel nostro ambito italiano, soprattutto nell'ambito familiare. Ci sono famiglie che hanno avuto esperienze positivissime con i propri bambini, che hanno avuto da queste esperienze anche particolari e importantissime scuole di vita. La Bielorussia è un paese non molto popolato, circa 10 milioni di abitanti. Di questi circa il 30-40% vive in zone rurali più o meno rapportabili alle zone contaminate direttamente dalle conseguenze del disastro di Chernobyl. Però va anche detto che la ricaduta su questo territorio non è stata diretta in conseguenza del disastro, ma è stata in conseguenza di situazioni particolari meteorologiche. La nube, che molti ricordano, sprigionatasi dal reattore scoperchiato della centrale, che ha portato tramite i venti in giro per l'Europa polveri e sostanze radioattive, ha transitato soprattutto sopra la Bielorussia, che a causa di sfavorevoli situazioni meteorologiche ha avuto una ricaduta in conseguenza delle piogge. Quindi la ricaduta di queste sostanze è avvenuta in modo cosiddetto a macchia di leopardo. Non è identificabile una zona molto contaminata in relazione alla vicinanza rispetto a Chernobyl. Può avvenire infatti che aree più vicine siano meno contaminate che aree più lontane, ma questo è relativo perché la contaminazione è entrata poi nel ciclo alimentare e la diffusione sul territorio nazionale e non solo è avvenuta tramite la distribuzione di queste sostanze alimentari. Il danno maggiore che i bambini hanno è veicolato da un particolare radionuclide che in questi giorni, sempre per l'attualità giapponese, è nuovamente tornato alla ribalta. Si tratta del cesio 137, che viene assorbito dalle cellule
dei nostri organismi, soprattutto da quelle degli organismi in fase di crescita, e una volta accumulato irradia da dentro a piccole dosi. Le piccole dosi sono universalmente riconosciute dai fisici nucleari più pericolose che non le dosi massicce, quindi la gravità di questa contaminazione avviene per questa via. È stato stimato originariamente che il numero di bambini interessati relativamente a una valutazione di area fosse circa intorno ai 2 milioni. Numero di bambini che non ha trovato assolutamente soddisfazione nello sfruttamento dei soggiorni di risanamento, che dipendono e sono dipesi solamente e unicamente dal numero di famiglie disponibili ad ospitarli. Nei tempi l'Italia è stata in prima linea fin da subito e ha espresso decine e decine di migliaia di inviti, raggiungendo il picco di oltre 30.000 intorno al 2003-2004, calando poi ad oggi a circa la metà in conseguenza della distanza di questo evento nel tempo, dalla minor sensibilità e dalla difficoltà che alcune regole introdotte dal governo bielorusso hanno frapposto all'organizzazione di questi soggiorni. I primi allarmi sono già sui prodotti lattiero-caseari e sulle verdure e sono gli stessi allarmi che si può ricordare ci furono in conseguenza di Chernobyl anche qui da noi. Infatti ognuno di noi si può ricordare che gli allarmi dicevano non mangiate questo, non bevete quello, soprattutto le verdure, lavatele bene. Ecco. Però da qui a dire che sia già entrato nel ciclo alimentare è ancora prematuro, perché questo richiede tempo. Questa al momento penso che sia una semplice situazione o conseguenza di deposito su prodotti già germogliati o già esistenti. Per entrare nel ciclo alimentare allora bisogna entrare nel terreno, da qui nell'acqua, da qui nelle radici e da qui nei frutti o nelle foglie e poi negli animali che vi si cibano e tra questi l'uomo. Invitiamo più famiglie possibili a partecipare. Le famiglie sono impegnate ad ospitare questi bambini nel modo in cui dicevo poc'anzi, come se fossero delle persone di famiglia e sono chiamate a nutrirli, vestirli e accudirli per circa 5 settimane una volta all'anno. Questa operazione purtroppo ha un costo non indifferente di viaggio per i bambini, di assicurazioni, di organizzazione e delle medesime spese relative agli accompagnatori bielorussi che ogni gruppo di circa 20 bambini ha necessità di avere. L'organizzazione nostra, come la gran parte di quelle impegnate in questo frangente, non ha capacità finanziarie, per cui le famiglie sono chiamate anche a partecipare in questo senso. Una delle difficoltà che incontriamo è anche questa, perché noi proponiamo un'iniziativa di intervento umanitario, di aiuto sanitario, purtroppo onerosa per chi deve dare una mano. Devo però riconoscere con soddisfazione che non è questo il primo scoglio, la prima difficoltà. Le famiglie veramente interessate e motivate non ritengono questo un problema. Le famiglie ritengono sostenibile privarsi di qualcosa, fare un piccolo sacrificio a beneficio di questi piccoli bambini. Materialmente le famiglie devono aderire alla nostra iniziativa, fornendoci della documentazione che deve essere sottoposta poi a degli esami e delle valutazioni agli organi competenti per ottenere dei nulla osta. Noi ci preoccupiamo di tutta questa organizzazione, trasmettiamo gli inviti al nostro corrispondente in Bielorussia, corrispondente a tante famiglie che sono disponibili. Vengono invitati i bambini per i quali in Bielorussia vengono espletate le corrispondenti formalità burocratiche.
Una volta realizzato tutto ciò, i bambini possono partire, arrivare ed essere accolti in Italia. I momenti di accoglienza sono sempre molto commoventi, così come quelli di partenza. I legami che si stringono sono sempre molto tenaci e si consolidano se già ci sono stati degli incontri o si instaurano delle forti amicizie che durano nel tempo, mantenuti poi dai contatti telefonici o epistolari, laddove si possa e nei limiti della difficoltà linguistica, e poi anche con le visite che menzionavo prima in loco, andando a trovare sia bambini che le loro famiglie. Devo dire che le famiglie bielorusse sono sempre molto contente di accoglierci, molto calorose e molto impegnate nel dimostrarci nella loro povertà e miseria di vita tutta la loro riconoscenza per quanto noi possiamo fare nei loro figli. Loro ritengono tutto ciò una speranza di futuro in più per questi bambini.